momento. Ho fatto qualche scatto di prova, ma niente, non si vede niente. Si vede, c'è un arco verde che compare, quindi speriamo che continui a svilupparsi così. Ne valsa la pena aspettare alla fine, anche se sto congelando. Buonasera da Aberdeen, oggi è venerdì, sono le 10:10 e poco fa ho ricevuto l'allerta aurora. Anzi, a dir la verità, l'allerta aurora c'è già da qualche ora, ma io come al solito con calma ho aspettato di vedere le notifiche, di vedere se qualcuno nella mia zona riusciva a vedere l'aurora, ho mangiato con calma e adesso mi avvio. C'è una buona probabilità di riuscire a fotografare l'aurora boreale, purtroppo viste le restrizioni che sono ancora in atto non riesco ad andare in campagna come al solito e quindi non riesco ad allontanarmi dalle luci della città. Quindi mi recherò al punto di osservazione dei delfini a Torri Battery qui ad Aberdeen e vediamo se riesco a fotografarla. Intanto vi metto lo screenshot dell'app che uso io per monitorare l'aurora boreale, vi faccio vedere quello che vedo in questo momento. Per tutte le informazioni su come, dove, quando fotografare l'aurora boreale, che siti uso, che app uso, vi rimando alla guida all'aurora boreale in Scozia che ho filmato qualche mese fa e lì troverete tutte le informazioni che vi servono. E adesso andiamo. Eccoci qua ragazzi, allora la buona notizia è che l'aurora c'è, si vede, la cattiva notizia è che tutte queste luci della città creano un inquinamento luminoso pazzesco e quindi io al momento non riesco a vederla ad occhio nudo e anche nelle foto viene abbastanza lavata via. Adesso ve la faccio vedere. Allora intanto vi faccio vedere che parametri sto utilizzando. ISO 1000, non riesco ad alzarla più di così perché ci sono troppe luci e comunque l'ISO è meglio tenerla più bassa possibile. F2.8 e 8 secondi. Adesso scattiamo questa foto insieme così vi faccio vedere. Ok, aspettiamo che la macchina scatti. Intanto questo è il panorama, tutta Aberdeen illuminata in lontananza. Eccola qua. Ok, ecco la foto, vedete qua si vede del verde, questa è l'aurora e niente, si vedono tutte le luci della città e è un peccato. Comunque fa un freddo cane, mamma mia sto tremando, ci sono 2 gradi e adesso cosa faccio? Faccio partire un time lapse e io vado in macchina, non sembra esserci nessun altro qua e niente, no ragazzi va freddissimo, ci riaggiorniamo dopo. Ciao, è mezzanotte, io sono ancora qui, mi sono spostata un paio di volte perché erano arrivate 2 macchine e una ho lasciato i fari accesi, quindi la luce mi dava fastidio alle fotografie, quindi mi sono spostata, sono andata in un parcheggio più avanti, poi uno più indietro, niente, alla fine sono ritornata qui perché mentre la macchina se n'è andata e questo è il punto migliore. La macchina fotografica è qua e sta scattando e io devo dire che non vedo niente a occhio nudo. Vedevo prima, mentre ero in macchina, riuscivo a intravedere, che vi faccio vedere col dito, tanto è tutto buio. Vedevo un bagliore appena percepibile, però con tanta immaginazione, perché sapevo dalle foto che l'aurora era lì, quindi sì, sapendo che era lì riuscivo più o meno a intravedere qualcosa. Adesso non vedo niente, però devo dire che il meteo è migliorato, le nuvole che c'erano prima se ne sono andate e adesso si sta sviluppando un bell'arco verde appena sopra questo faro, quindi ho impostato un altro timelapse e lo faccio andare. E niente ragazzi, vorrei farvi vedere quanto è bella Aberdeen di notte, ma non so, col cellulare non penso che renda. Bellissimo, qui c'è il lungomare, la spiaggia
e niente, questo è il lungomare di Aberdeen visto da Torrey Battery. Ci sono un po' di nuvole come potete vedere, ma prima era decisamente peggio e l'avete visto dal time lapse che vi ho appena fatto vedere. Adesso vado un po' in macchina perché non mi sento più le dita dei piedi e lascio la macchina fotografica qua a scattare e vediamo cosa esce fuori. In realtà l'intensità dell'arco è diminuita velocemente, questo è quello che sono riuscita ad ottenere, dopodiché, vista l'ora tarda e il principio di congelamento, ho deciso di ritornare a casa. Buonasera, oggi è sabato, sono le 9 e anche stasera come previsto c'è l'allerta aurora, vi metto gli screenshot di quello che si prevede per la serata di oggi e quindi io vado dove sono andata ieri, sempre a Torrey Battery. È un po' più presto rispetto a ieri, sono le 9 circa, quindi vediamo cosa si riesce a vedere questa sera. Il cielo sembra più limpido rispetto a ieri, ci sono meno nuvole, almeno sopra la città, bisogna vedere poi verso nord com'è la situazione. Comunque dai, andiamo. Eccoci qua a Torrey Battery, allora ho fatto uno scatto di prova e vediamo se riuscite a vedere. Niente, non si vede l'aurora. In questo momento l'aurora da qua non si riesce a fotografare perché se vi ricordate ieri comunque c'erano le nuvole ma l'aurora era ben visibile attraverso le nuvole e invece oggi sembra che non ci sia. Comunque dai, aspettiamo un po'. Vedo lì giù delle luci, secondo me è un altro fotografo e niente, aspettiamo. Allora, sono le 10 e niente, non si vede nulla al momento. Ho fatto qualche scatto di prova, ma niente, non si vede niente. Vi faccio vedere. Allora, sto usando ISO 1600 f2.8, facciamo 6 secondi. Aspettiamo un attimo che scatta. Ecco qua, metti a fuoco, niente, io non vedo niente, nonostante l'app indichi che l'attività questa sera è più forte rispetto a ieri sera. In questo momento non si riesce a fotografare l'aurora boreale da dove sono io ad Aberdeen, mentre ieri sera si riusciva a fotografare. Comunque laggiù ci sono tre persone, ci sono 3 fotografi, vedo almeno 3 schermi, 3 display di macchine fotografiche e cercavo di captare quello che si stavano dicendo ma non riesco a sentire da qua. Però ogni tanto vedo che uno attiva il display e quindi uno di loro sta scattando foto perché il display si attiva e si spegne come se stesse facendo un time lapse come facevo io ieri e mi vengono i dubbi. Sta vedendo qualcosa? C'è qualcosa che io non riesco a fotografare? Sto usando delle impostazioni sbagliate? E niente, mi vengono le paranoie, però no, niente, non si vede al momento. Sono più attrezzata, questa sera mi sono vestita molto di più, ho un thermos con il tè caldo e niente, per ora resisto, vediamo tra un po'. C'è una nave che sta rientrando al porto e sto scattando il time lapse, così almeno vi faccio vedere qualcosa questa sera. Ah. Allora ragazzi, piccolo aggiornamento, sono le 11:10 e credo che qualcosa si stia muovendo. Adesso ve lo faccio vedere e mi date il vostro parere. Allora, ISO 1000, f2.8, 6 secondi, pronti, via. Ok, guardate qua, secondo voi, allora secondo me questo verde qua è l'aurora, secondo me c'è, però comunque si vede appena, è molto debole come attività in questo momento. Continuo a scattare ancora un po' di foto e vediamo se si vede meglio, però secondo me l'aurora è lì, c'è, è lontana ma c'è. Uno dei fotografi ha ceduto, se ne sta andando.
Come potete vedere, l'aurora si è sviluppata ed esaurita velocemente, nel giro di 1 minuto massimo. Ho dovuto rallentare parecchio il timelapse per darvi modo di apprezzare meglio quello che è successo. Questo conferma il consiglio che vi ho dato nella guida all'aurora boreale. Qualora si prevede attività, meglio essere sul posto, pronti, con largo anticipo, perché questo fenomeno a volte dura davvero una manciata di minuti. Ok, sono tornata a casa, devo dire che sono soddisfatta. Per come era iniziata la serata non pensavo di riuscire a fotografare qualcosa, e invece dai, qualcosa si è visto. Dalle app sembra che l'attività continua nelle prossime settimane e io cercherò di approfittarne perché ci avviciniamo alla fine della stagione per l'aurora boreale e quindi dita incrociate. E purtroppo non posso uscire da Aberdeen, quindi quello che riesco a fotografare è questo e purtroppo l'attività non è visibile ad occhio nudo al momento ad Aberdeen, servirebbe un'aurora molto più intensa. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento, un mi piace di incoraggiamento, che mancano ancora un bel po' di notti al freddo prima di concludere la stagione. Spero di avervi dato un'idea di quello che si riesce a fotografare da Aberdeen e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Vi ringrazio per avermi seguita fino a qui e noi ci vediamo al prossimo video sempre dalla Scozia. Ciao!